Il mondo delle fotocamere usate è una vera giungla inestricabile con centinaia di modelli tra cui scegliere. Sul mercato si trovano macchine fotografiche ancora validissime ad ottimi prezzi, ma orientarsi non è certo facile. Per questo ho deciso di fare una serie di video per mettere un po' d'ordine in questo caos. Oggi parliamo della serie NEX di Sony. La serie Sony NEX è una pagina fondamentale nella storia della fotografia digitale moderna. È stata la linea con cui Sony ha debuttato nel mercato delle mirrorless, cambiando radicalmente le regole del gioco. Lanciata nel 2010 e prodotta fino al 2014, la serie NEX aveva un obiettivo ambizioso: inserire un sensore grande APS-C, tipico delle reflex, in un corpo macchina minuscolo simile a quello di una compatta. La serie NEX ha introdotto l'attacco Sony E-Mount, attacco che Sony usa ancora oggi. All'epoca fu rivoluzionario perché il tiraggio, la distanza tra l'attacco dell'obiettivo e il sensore, era cortissimo, appena 18 mm. Il fatto che questa serie usi questo attacco è importante per alcuni ottimi motivi. Esistono una infinità di ottiche di tutti i prezzi e qualità. È possibile adattare tramite appositi adattatori praticamente tutte le lenti in commercio. Nonostante sia stata prodotta per soli 4 anni, la Sony NEX ha 3 serie e 10 modelli diversi, quindi scegliere la NEX giusta per te non è così semplice. Prima di addentrarci nel dettaglio dei singoli modelli, chiariamo subito a chi può interessare questa serie. Innanzitutto, questa è una fotocamera principalmente dedicata alla fotografia. Se per te i video sono importanti, dovresti rivolgerti ad altri prodotti. Questo principalmente per 3 motivi. Prima di tutto, l'autofocus nei video non funziona bene. Quindi, durante i video, faresti bene a mettere a fuoco manualmente. Il secondo motivo è che questa serie soffre un difetto chiamato rolling shutter. Quindi non è adatta a filmare oggetti in rapido movimento o per fare panning veloce. Il terzo motivo è che, anche con la più performante della serie, la risoluzione massima è un Full HD. Da non dimenticare è anche il fatto che i microfoni interni sono poco funzionali e che solo la NEX 7 ha un ingresso per un microfono esterno. Come fotocamera, invece, è ancora una scelta validissima. Prima di tutto, è possibile acquistarle ad un ottimo prezzo. I sensori, specialmente quelli da 16 megapixel, sono ancora ottimi e reggono bene gli ISO alti. Tutte le NEX hanno una funzione chiamata Focus Peaking, che colora i bordi a fuoco. È imbattibile per imparare a usare obiettivi manuali. L'attacco Sony E-Mount è diffusissimo e ancora in uso. Per contro, devi sapere che queste fotocamere hanno un autofocus non perfetto. Va bene per ritratti o paesaggi, ma non va bene per fotografare soggetti in rapido movimento come sport o bambini che corrono. Un altro difetto da tener presente è che i menu, soprattutto serie 3 e 5, è decisamente caotico. Se pensi che queste limitazioni non sono un problema per te, vediamo le differenze dai prodotti della serie. Tutta la serie NEX ha in comune alcune importanti caratteristiche. Il formato del sensore è un APS-C con un fattore di crop di 1,5x. I file vengono salvati in formato RAW e JPEG. Hanno tutte lo stesso display da 3 pollici, con risoluzione 640x480 pixels articolato, ma il tipo di articolazione varia da modello a modello. I modelli variano per risoluzione, sensibilità del sensore, tipo di articolazione del display, presenza o meno di un mirino e del Wi-Fi, presenza o meno di ghiere fisiche. Serie NEX 3 è entry level della gamma. Hanno tutte in comune un corpo in plastica, menu semplificati, nessuna ghiera dei modi fisica, no touchscreen, nessun mirino elettronico. Della serie NEX 3 esistono 4 modelli: NEX 3, NEX C3, NEX F3 e NEX 3N. In questa serie i modelli più interessanti sono la F3 e la 3N. La 3N è un po' più piccola e leggera della prima. La NEX 3 e la C3 hanno sensori un po' meno performanti in termini di risoluzione, ma soprattutto sensibilità. Il passo successivo nella serie NEX era la NEX 5. Era incredibilmente piccola e il corpo è in lega di magnesio e anche in questo caso ne esistono 4 modelli: NEX 5, NEX 5T, NEX 5R, NEX 5N. I più interessanti sono il 5N, il 5R e il 5T per il loro bellissimo sensore da 16-1 megapixel. Le versioni R e T hanno una utile ghiera di selezione in più e solo nel caso della 5T anche il Wi-Fi. La Sony NEX 6
Introduce finalmente un mirino elettronico e una slitta per il flash esterno oltre a quello integrato. Anche in questo caso è presente una ghiera di selezione e il Wi-Fi. Il prezzo da pagare per il mirino elettronico è il fatto che non è possibile ribaltare il display a 180 gradi. Anche in questo caso il display non è touchscreen. L'ammiraglia di questa serie è la Sony Nex 7. Qui viene introdotto un nuovo sensore da 24 megapixel, la risoluzione aumenta ma la sensibilità diminuisce rispetto alla versione 6 e anche la resa agli alti ISO era migliore sui sensori precedenti. Anche qui abbiamo il mirino, ma scompare la presenza del Wi-Fi. Un miglioramento notevole è la presenza di 3 ghiere per poter modificare facilmente tempi, diaframmi e ISO. Anche se per la tipologia non è molto importante, anche la raffica passa da 10 fps della versione 6 a 13 di questa. Spero di avervi chiarito un po' le idee in merito a questa fantastica serie Nex di Sony. Iscriviti al mio canale per non perdere altre puntate di questa serie e tanti fantastici video sulla fotografia. Ci vediamo al prossimo scatto.